tutti che urlano basta plastica nell'orto, e in un mondo perfetto sarebbe anche giusto e bello così. Ma siccome purtroppo non viviamo in un mondo perfetto, la verità è che spesso mancano delle valide alternative alla plastica. Oggi ti parlo in maniera onesta e trasparente dell'uso che faccio io della plastica nel mio orto e di come nel tempo sto provando e la sto riducendo in maniera importante per arrivare magari un domani ad usarne zero o quasi. Prima di scendere nei dettagli, però, secondo me è importante fare una primissima distinzione, ovvero tra quelle cose usa e getta, le chiamo io, quegli oggetti che magari usi una stagione, 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, quello che è, e invece quelle cose che usi per più anni. E ovviamente non sto difendendo o giustificando questa plastica riutilizzabile, però è innegabile che c'è una grande differenza fra qualcosa che usi per un po' di mesi, massimo un anno, e cose che invece usi per molti anni. Visto che si parla di plastica, cominciamo dall'oggetto che dà più nell'occhio, la serra. Entriamo. Ho questa serra da un paio di anni e quando la comprai ci presi anche il telo, il film esterno, un po' più spesso di quelli che ti danno normalmente in dotazione, con la speranza che mi duri un pochettino di più. L'avere una serra mi consente di coltivare molte più cose in meno spazio, risparmiando spazio fuori, perché chi ha una serra sa benissimo che le coltivazioni vengono molto meglio, generalmente, non sempre, ma mediamente è così. Tra l'altro sto cercando di convertire tutta la serra a metodo no dig e come puoi vedere qui da un lato c'è questo tessuto, questo geotessile, questo telo qua, e invece dal lato di qua è tutto foglie e legnetti vari. Ci sono anche sempre cartoni che misi sotto il compost quando ho cominciato. Siccome mi ero trovato bene in passato con questo metodo nel piccolo orticello a casa, allora lo vorrei riproporre anche qui nella serra. Quindi a livello di impatto ambientale, a livello di plastica, questa serra è soltanto il telo, che però dura per molti anni. Abbiamo appena visto nella serretta il telo geotessile, le striscettine che usavo nei camminamenti e che sto gradualmente levando, le utilizzavo per non far crescere le erbacce, e adesso ti faccio vedere allo stesso modo come ho utilizzato fino ad oggi il telo geotessile come pacciamatura per le piante qui fuori in campo. Guarda, scelgo qui come esempio perché ci sono 3 letti di fila con il telo geotessile. Allora, qua giù c'erano gli zucchini, qui accanto invece ci sono sempre un po' di melanzane che sto piano piano levando. Questi qua li avevo acquistati quando ancora vendevo verdure e c'avevo insomma produzioni un pochino più importanti, e essendo da solo non riuscivo a tenere sotto controllo le erbacce, quindi mi sono dovuto affidare a questi. Non ne comprerò altri, ma fino a che questi non andranno in disuso, fino a che, siccome guarda, questo è il secondo anno, ma sono sempre in ottime condizioni, quindi li continuo a sfruttare finché sono buoni da usare in qualche modo, o pacciamatura qui o in qualsiasi altro modo, e poi appunto li getterò, ma li voglio sfruttare fino alla fine. Ti dico la verità, ho provato a utilizzare anche i teli per la pacciamatura sempre in biodegradabile, ma non mi sono trovato troppo bene, onestamente. E allora a quel punto, se proprio devo usare una pacciamatura, preferisco usarla naturale, ecco. Ah, apro e chiudo brevemente una parentesi sui teli biodegradabili. Non pensare che quelli siano a impatto zero, perché per produrli quei teli lì biodegradabili c'è un impatto ambientale per produrli, appunto. Quindi, ripeto, apro e chiudo brevemente, ma non pensare che siano di impatto zero. Mi stavo per dimenticare di parlarti di questi teli qua, che sono da un lato nero e da un lato bianco. Questi teli qua io li uso per fare occultamento. In pratica è una tecnica per cercare comunque di ridurre la crescita delle erbacce a lungo termine. Cioè adesso crescono, però poi muoiono per mancanza di luce. Questi credo che si chiamino tipo teli da insilato, e anche questi li ho comprati sempre per il solito motivo: quando vendevo le verdure, lottando con le erbacce invece che usare diserbanti, quindi questo diciamo gioca un po' a favore di questi teli, anche se è plastica. Per non usare diserbanti, e visto che io a mano non ce la facevo, utilizzavo questa tecnica per contenere le infestanti. Per quanto riguarda l'irrigazione, ora colgo l'occasione che ho questi tubacci
queste manichette sotto mano. Ho fatto un video di recente, quindi in quel video spiego tutto, e tra l'altro è un video che ha scatenato anche diversi dibattiti, molte visualizzazioni e commenti, quindi se vuoi sapere perché non uso più quel sistema di irrigazione, vatti a vedere il video. E ne approfitto per farti vedere, qui ho una cisterna e ne ho un'altra laggiù dietro la serra, vicino, praticamente accanto al pozzo, e adesso irrigo a mano. Quindi ho due cisterne di plastica che ho trovato comunque qui, fortunatamente non le ho dovuto comprare, e praticamente dal pozzo mando l'acqua nelle cisterne e poi dalle cisterne con l'annaffiatoio do l'acqua a mano, perché sto riducendo in maniera incredibile le dimensioni dell'orto, altrimenti sarebbe stato un po' difficile. Però anche questa è plastica, però annaffiatoio e cisterne, queste sono da 1000 litri, durano, non ti dico per l'eternità, ma per tanto tanto tanto. Poi cos'altro uso di plastica nell'orto ad oggi? Sicuramente le reti anti-insetto, visto che comunque praticamente non faccio nessun trattamento, nemmeno contro cavolaia, cimici, insomma cose varie. Uso spesso, in particolar modo su alcuni tipi di cavoli, questa rete anti-insetto che mi consente di proteggerle senza appunto fare alcun trattamento, nemmeno quelli biologici. Anche le reti anti-insetto, se le compri di qualità, ti durano per un po' di anni. Poi tessuto non tessuto, in passato lo usavo di più, ultimamente lo uso un pochino di meno, però ce ne ho ancora a casa, se mi capita lo uso, ripeto, meno, ma lo uso. Ah, anche su questo, siccome vedo che il tessuto non tessuto viene pubblicizzato molto da canali o persone che giustamente ci tengono all'ambiente e alla sostenibilità, così come me, non pensare che quello sia fatto di carta, cioè anche quello generalmente è fatto con la plastica. Quindi ecco, te lo dico soltanto nel caso tu non lo sapessi. Magari pensi, vabbè, non sto usando la plastica, quella come abbiamo visto prima della serra, uso il tessuto non tessuto, sempre plastica è, composizione diversa magari, sarà meno plastica, ma sempre quella è. Poi ovviamente sia per le reti antinsetto, sia per la copertura in tessuto non tessuto, quello che è, ci vogliono degli archetti. Prima li avevo di plastica, adesso non li prendo più da anni, e gli archetti che uso attualmente, già da 2 o 3 anni credo, sono fatti di acciaio armonico, si chiama, che è acciaio, quindi resistente, però è flessibile. Quindi tra i vari vantaggi anche che puoi cambiare l'ampiezza dell'arco in base a dove li usi. Quindi archetti, basta plastica anche perché sono troiai, e utilizzo quelli appunto in acciaio armonico, che ti consiglio anche a te. Sto eliminando anche le varie reti per rampicanti, o i fili per i pomodori, i cetrioli, piano piano le sostituisco con il filo biodegradabile, però ci vuole un po' di tempo, soprattutto se negli anni prima le hai comprate queste cose, cioè non buttarle ora via perché giustamente vuoi ridurre la plastica. Prima sfruttale, poi quando non ce la fanno proprio più, allora ci sono le alternative, come per esempio quella specie di spago fili biodegradabili, ecco. Per quanto riguarda il semenzaio, la maggior parte dei vasetti o vaschette comunque sono fatti in plastica, polistirolo. Io personalmente li sto riducendo un passettino alla volta usando i soil blocks, anche se non sono convintissimo al 100%. Ci ho fatto un video anche sull'argomento, quindi se ti interessa l'argomento soil blocks, che sono quei blocchettini di terriccio pressato per intenderci, vatti a vedere il video. Non è un gran video, però spiego un pochettino. Quindi un po' ho ridotto l'uso delle vaschette in generale, e quella è una buona alternativa secondo me. Ribadisco, non sono convinto al 100%, però è comunque un'alternativa alla plastica che vale la pena almeno conoscere. Per quanto riguarda invece le attrezzature, non ho trattori, non ho motocoltivatore, non ho niente di niente. L'unico mezzo a benzina che utilizzo è il decespugliatore. Ho provato inizialmente ad usarne uno a batteria anche di buona qualità, anche perché costava circa 200 euro mi sembra, batterie, caricabatterie escluso, però per un terreno un pochino più grosso, ora non è che io abbia un terreno chissà che, però non andava bene, ecco. L'ho rivenduto dopo nemmeno un anno, averci fatto una riparazione, meno male era sempre in garanzia, però
Cioè, se c'hai un terreno piccolino, va bene, altrimenti bisogna che ci vuole un decespugliatore, insomma, di qualità, a benzina, a motore a scoppio. Dette tutte queste cose, avrai capito che è un argomento un po' spinoso. Non è così semplice dall'oggi al domani eliminare tutta la plastica. Ci vogliono delle alternative valide anche a livello economico, perché non tutti possono permettersi le alternative che sono disponibili ad oggi. Io comunque ribadisco il mio impegno, al netto di tutto quello che ti ho fatto vedere, a ridurre drasticamente, vorrei arrivare a levarla completamente. Non so se sarà possibile, però mi impegno comunque a farlo nel corso del tempo, invitandoti te a fare lo stesso. Però adesso vorrei sapere nei commenti qual è la situazione nel tuo orto, cosa usi, cosa non usi, se la usi o magari riesci già a non usarla per niente, sarebbe ottimo. Insomma, fammi sapere cosa ne pensi di tutto questo discorso giù nei commenti. Grazie, ciao.